E rientriamo dopo quest'altra bellissima canzone di Mango Mediterraneo per parlare con dei ragazzi abruzzesi. Buonasera. Ciao a tutti. Allora, dite pure i vostri nomi e cognomi. Alessio Toccarelli. Io sono Camilla Cavallucci. Lorenza Bellisario. Ciao ragazzi, voi siete finiti qua a Bruxelles, letteralmente, per poco tempo, ma adesso spieghiamo perché. Perché la regione Abruzzo organizza anche dei progetti a livello europeo di cooperazione con altre regioni. E il progetto di cui fate parte si chiama... Vediamo se siete attenti. Attenzione. La migliore pronuncia in inglese è la Va bene anche in italiano, Sì, vabbè, qualcuno la dice, cioè, nel Prima senso, di la dico io? Ditemela all'orecchio, la dico io? Vabbè, in italiano si chiama Regioni di Bruxelles per i giovani. E in inglese magari Alessio vuole illuminarci. Camilla, No, la migliore Alessio vuole illuminarci. Allora, lasceremo... Questo spazio sarà dedicato all'attesa del... A Youth and Brussels Based Region. Oh. Ho dovuto interpellare il computer del vostro, come possiamo chiamarlo? Mentore. Questo progetto di che cosa si tratta? Allora, prima di tutto ci sono 4 regioni coinvolte. Alessio, vuoi illuminarci sulle 4 regioni coinvolte? Illuminici, Alessio. Allora, le 4 regioni coinvolte sono... No, quei bigliettini! Ma Adesso devi fare una foto. Vi ho anticipato. Devi fare una foto al bigliettino per documentare, poi postiamo sul sito, sulla pagina. Dai, che ce le ricordiamo. Documentiamo. Allora, Perché... Dubrovnik della Croazia, Lubuski della Polonia e Prešov della Slovacchia. No, ce le ricordavamo, però era la pronuncia non è semplice. Sì, diciamo che vi ricordavate. No, sono difficili da pronunciare, Sì, bisogna dirlo. E quindi nell'ambito di questo progetto ci sono diverse azioni. Una è quella di servizio del volontariato europeo, che è l'attività che è stata svolta da Cristiana, che salutiamo. Ah, è vero. Ciao Cristiana. Ci stavo per scordare di... Noi la ringraziamo per le informazioni che ci ha fornito. Ciao Cristiana. Cristiana è stata ospite un paio di puntate fa, adesso è ritornata in Italia, ma voi invece siete qui perché è nell'ambito degli scambi transnazionali. Sì. Bene, c'è stata questa opportunità di fare uno scambio con 4 regioni, con altre 3 regioni dell'Unione Europea. Molto bello, che diciamo c'ha 2 aspetti fondamentali. Il primo è che ci permetteva di fare, di conoscere le istituzioni europee. Il secondo che invece ci permetteva, poi logicamente vivendo anche insieme, di condividere diverse culture, diversi modi di vivere di questi ragazzi della nostra stessa età che vengono da altri paesi dell'Unione Europea. È stato molto bello. Abbiamo visto un bel po' di istituzioni qui in Europa, abbiamo capito molte cose, sia a livello di come funzionano, anche un indomani mi sa, speriamo. Tra l'altro è molto breve perché Cristiana è stata 4 mesi, ma voi 2 settimane, proprio flash. Sì, 2 settimane, ma molto intensa, siamo stati veramente pieni di attività. Allora raccontateci magari Lorenza o... No, scuote la testa. O Camilla. Passiamo a Camilla, scuote la testa anche lei. Vuoi parlare di Manu? Vuoi dire qualcosa di... Io posso dire, a me sembra uno splendido progetto questo. Sono giovani, anche a me, sì, entusiasti. Quanti anni avete, per curiosità? 23. Perché il progetto Che invidia. Sono cusci. copre i ragazzi tra i 18 e i 25 18 e anni. 25. Infatti tra di noi ci sono dei ragazzi che hanno 18 anni e anche chi ne ha 25. E quindi quali sono state le attività che avete svolto in queste 2 settimane, che si stanno per concludere? Parole vostre, Abbiamo visitato il Parlamento, la Commissione, abbiamo visto come lavorano, le sessioni, proprio le votazioni, li abbiamo visti in azione, diciamo. E poi ci hanno organizzato anche altre cose per conoscere la città, per esempio meglio Bruxelles, delle mostre o delle visite, per esempio a Ghent, a Bruges, quindi abbiamo girato anche un po' qua intorno, insomma. Beh, interessante. Molto. Beh, poi Ghent, Bruges, belle... Un'escursione. Bella destinazione. Sì. E cosa ne pensate di questo ambiente europeo? Vi siete fatti un'idea diversa rispetto a quella che avevate prima? Beh, non è così male come, almeno come io pensavo. Però, Cosa ti aspettavi? No, mi aspettavo
che nessuno facesse niente o tutto quello che si dice sull'Europa. Anche tu per l'antipolitica credevi che... No, io non credo nell'antipolitica, però standoci si può appurare che invece insomma c'è tutta una macchina che lavora. L'unica cosa è che è talmente complicato, è talmente un ingranaggio che insomma lento, che quindi molte volte si arriva a delle decisioni in mesi e mesi e non invece così rapidamente come quindi servirebbe. In 2 settimane non si riesce a essere testimoni magari di proprio... Si vedono dei segmenti, però certo non tutta la trafila dalla proposizione di qualcosa alla decisione finale. Ecco, perché anche Camilla vuole dire qualcosa in proposito. Sì, si vede. No, ti saluto all'ancia. Sì, dai, ormai stai qua, devi parlare, dici qualcosa. Niente, mi hanno detto già tutto loro. Perfetto. Grazie del tuo intervento. E allora siamo sempre qui con i ragazzi che sono venuti qui, che abbiamo scoperto dall'Abruzzo, sì. Però abbiamo scoperto che prima non hanno parlato tanto, forse perché sono un po' timidi, un po' intimiditi da questo splendido microfono che Sara ci ha messo a disposizione. Però abbiamo scoperto che comunque, nonostante siano stati poco, solo 2 settimane, in realtà hanno fatto tantissime attività. Mi dicevi di questo task? Abbiamo fatto 2 task nell'arco di questi 14 giorni. Il primo, era quello di presentazione, che noi arrivavamo qui il primo giorno e dovevamo presentare la nostra regione, quindi ognuno con delle slide, con delle canzoni tipiche, rappresentando ad esempio, non lo so, il coro folcloristico abruzzese, ed ad esempio una canzone tipica abruzzese. Noi abbiamo messo Cicirinella. E poi invece il secondo task era... Che dopo cantiamo. Va bene, io... E vai. Allora, a proposito di canzoni, voglio salutare i ragazzi dei Rolling for Cotton Society che ci stanno ascoltando e che presto saranno... Ripeti, Rolling Cotton non Society. sei preparato? Sì, That Boys Society. Saranno presto ospiti ai microfoni di Radio Pizza. Benissimo. Continua. Mentre invece il secondo task riguardava di fare, abbiamo fatto 4 gruppi, di cui in ogni gruppo c'era un ragazzo di ogni nazione, e al termine di questa nostra esperienza, avendo visto un sacco di istituzioni, un sacco di modelli di funzionamento, dovevamo mettere insieme questo insieme di notizie per arrivare a fare un progetto nel quale dicevamo quali erano i benefici dell'Unione Europea per noi giovani. Quindi lì le idee più disparate, sono stati fatti dei video ad esempio di presentazione. Invece il gruppo mio, che è quello che poi è risultato vincito, abbiamo fatto uno sketch del primo giorno di quando eravamo venuti qui, e poi abbiamo cercato di rappresentare attraverso uno sketch, rappresentando quelle che sono anche le particolarità che poi sono emerse in questi giorni. Ma ad esempio noi italiani abbiamo portato la pasta, il polacco ha portato le patate e le cipolle, quindi ognuno portava del suo, e abbiamo raccontato attraverso questi sketch che alla fine siamo arrivati qui molto confusi. Però questo progetto ci ha aiutato ad avere le idee chiare su quello che poi un domani potremmo i nostri possibili sbocchi lavorativi, ma anche ad esempio parlare dell'Erasmus. Quindi è stato molto carino, perché abbiamo potuto nel concreto andare a rappresentare quello che ci ha aiutato a fare questa esperienza. E questi sketch erano, come il primo sketch era uno di presentazione, arriviamo noi a Malessio, recitati con delle immagini, che noi arriviamo confusi, avevamo questi punti interrogativi in testa, e dopo piano piano iniziamo a conoscerci, però non ci ricordavamo i nomi perché erano un po' strane le pronunce, quindi abbiamo fatto un gioco che ognuno diceva il nome dell'altro, per poi man mano arrivare alla fine che avevamo l'idea un po' più chiara su quelli che effettivamente sono i benefici dell'Unione Europea per noi giovani. Ottimo. Che bello, mi viene da piangere. Sì? No, non anche a noi, perché tra 2 giorni ripartiamo e bello. dobbiamo salutare tutti. E qualcos'altro che avete fatto Ad esempio un altro aspetto molto bello è stato il Parlamentarium, che era una simulazione di come funzionano le votazioni in Parlamento, quindi la proposta della Commissione, noi che eravamo i parlamentari, che quindi dovevamo trovare una forma di mediazione con gli altri partiti, una simulazione di gioco molto molto bella, molto realistica, che poi alla fine è successo un casino perché non ci siamo messi d'accordo ed è successo... Quindi avete capito perché succedono i casini. Esatto, sì, l'abbiamo capito. Era una vera simulazione. Sì, proprio vera. Avete scelto anche le varie posizioni politiche. No, ce l'hanno assegnate assorte, sì. Di cui una riguardava i microchip sotto la pelle, quindi è stato veramente bello. E mi dicevi che hai avuto anche delle esperienze extrasensoriali quando hai incontrato
Diciamo dei politici. abbiamo incontrato tanti parlamentari. Per esempio? Diciamo croati, slovacchi. No, ma di italiani. Di italiani, guarda, abbiamo incontrato Borghezio. Ma quindi esiste? Sì, esiste Borghezio. Esiste, Tu puoi testimoniare. Sì, io l'ho visto in Parlamento e ho chiesto se gentilmente poteva farmi non è un con luogo lui. plutonico, Poi mi ha detto che vorrebbe no. venire in Abruzzo per inaugurare dei circoli. Dei circoli? Della Dei Lega. circoli Della della Lega. Lega. Quindi tu hai fatto la foto con Borghezio. Ho fatto, sì, l'ho postata su Facebook. Vabbè, allora la prossima che no. No. Va bene. Invece, vabbè, Ha l'aria di essere, scusami, ma ha l'aria di essere veramente molto divertente. Sì, Cioè, sì, veramente molto. voglio sì. farlo anch'io. Esatto, vorrei farlo anch'io. Facciamo gli sketch. Leo, vogliamo Ma farlo sì. anche noi. Noi infatti Stasera Leo ci ha fatto un servizio fotografico con i controfiocchi, no, diciamolo guarda, perché noi in 12 cioè, giorni, in 13 giorni veramente abbiamo più foto veramente, nemmeno la comunità penso della almeno Cresima, 50-60 foto. Tra l'altro il progetto vi ha pagato il viaggio per venire a Bruxelles, l'alloggio, che mi dicevi... Meraviglioso alloggio dotato di ogni comfort, nemmeno a casa in Abruzzo. No, scherzo. Quello che vogliamo fare oggi è anche consigliare a tanti ragazzi dell'Abruzzo, perché l'Abruzzo è una regione, è l'unica regione che fa questo progetto. Ringraziamo anche Leo Grassi. Bravo! un applauso! Questa cosa l'ha pensata e l'ha realizzata. Li consigliamo di seguirci sui social network, di farci tutte le domande del caso e di unirsi al sito e di provare anche loro questa esperienza, perché ci sono tante altre possibilità, e quindi invitiamo gli altri ad unirsi perché è veramente fantastico. Tra l'altro il vostro progetto è nell'ambito di Youth in Action, che ora fa parte di Erasmus Plus, Sì. il nuovo programma di scambio che raccoglie tutti i vecchi programmi universitari piuttosto che lavorativi di scambi tra i paesi europei. Quindi c'è l'opportunità. C'è questa bellissima opportunità e consigliamo a tutti di unirsi al sito. Ma insomma, voi avete lavorato, ma non avete solo lavorato in queste 2 settimane, insomma. Guarda, noi eravamo Place Luxembourg, giovedì, diciamolo. Noi eravamo in 4 dell'Abruzzo. Il quarto, diciamo, Il quarto ha il quarto impegni. è follemente innamorato. Cioè, No. ha aperto l'amore della sua. Sì. Spero che ora ci stia seguendo, perché è veramente. La Polonia ormai l'ha conquistata. Penso che non voglia ritornare in Italia. Eh. Penso vada direttamente. Le polacche. Le allora polacche questo- l'hanno conquistata. Non di Borghezio, immagino. Io a questo punto, ragazzi, dedicherei una canzone proprio che fa al caso nostro. Sì, di Carlo, no? Sì, di Carlo. Che non è Quindi venuto. Carlo che dedica questa Che canzone. amore per te. Amore per te. Bellissima, Sempre bellissima, rimando. è adatta. Spero che ci stiano seguendo almeno. Ciao Carlo. Ciao Carlo. E rientriamo dopo quest'altra bellissima canzone di Mango che ci porta un po' su quest'ondata del gossip, perché abbiamo scoperto che Carlo abruzzese ha incontrato la polacca che si chiama Camilla. Carlo e Camilla, cioè lo stereotipo della coppia tipo. Ma dov'è il dramma in questa cosa? È che lei è fidanzata. Cioè, ragazzi, Cioè, queste Hai cose svelato no, tutto subito, ma scusa, Speriamo che non ci stia hai svelato tutto subito. Ci voleva un attimo della drammaticità. Esatto. Cioè, allora, lui si è incontrato con questa Camilla. Ma lui da quando l'ha conosciuta Ha perso la testa. completamente. È partita. Cioè completamente. L'Europa fa anche questo. Sono i l'Europa. benefici dell'Unione Europea. E noi, O i malefici. o i malefici, sì. Sicuramente un beneficio è stato che da questo progetto a cui hanno partecipato Alessio, Lorenza e Camilla, che non sei l'altra Camilla, tu sei un'altra Camilla. Penso che aveva venire. Vabbè. C'è uno spin-off, c'è un altro progetto che è nato che è appunto Emilia che anche lei oggi qui con noi sta intraprendendo in quel di Bruxelles, in quel della regione Abruzzo. In quel. Ciao Emilia, raccontaci come sei arrivata qua a questo progetto che non doveva essere ma è. Io ho saputo tramite il sito di Gioventù in Azione che c'era questa chiamata da parte del GAD Abruzzo Velino e faceva una chiamata a progetto per riqualificare il turismo tra Belgio e Abruzzo e specificatamente per la regione del Gran Sasso Velino. Ho partecipato a questo bando realizzando un progetto di riqualificazione del turismo e ho pensato di coinvolgere in questo progetto
le associazioni degli abruzzesi presenti in Belgio, i tour operator, e mi sto occupando appunto, sono nella prima fase perché sono arrivata a novembre, quindi adesso sono alla ricerca di dati delle presenze abruzzesi in Belgio e vedremo insomma di creare una sorta di ciclo per il turismo etnico di ritorno, ma soprattutto per l'esportazione dei prodotti tipici in Belgio, anche perché come sappiamo insomma gli italiani sono portatori sani di buone tradizioni, esatto, prodotti anche di innovazione. sì, mangerecce e non solo. Sì, poi ci sono ristoranti abruzzesi anche, ce ne sono diversi. Io sono andata a un ristorante abruzzese a Saint-Gilles. Ci sono andata perché ho detto ristorante abruzzese ce l'avranno gli arrosticini, no? Se no che ristorante abruzzese. Curca. Last Luxembourg E invece no. Ma infatti ci penserò io a portare, adesso non voglio svelare troppo, ma io ho il Grande progetto di Manuel. aprire un'attività di arrosticini qui a... Ti serve un socio? Assolutamente sì, Vabbè, allora ne parliamo Un dopo. altro? ma sarebbe abruzzese. Un sì, altro? cioè. Vabbè, quindi utilizzerete lo studio di mercato di Emilia per aprire Esatto. la vostra Vediamo. attività. Speriamo che vada a buon fine, sarebbero buone pratiche da realizzare per dare uno slancio a questo turismo che Al in turismo. Abruzzo. Però, piccola nota di colore. Io volevo dire che quando ho passato l'estate a Pescara e anche sono andato anche a San Vito, ho girato un po', ho incontrato tantissimi belgi. Infatti io parlo del Gran Sasso Velino che Sì, esclude sì, no, però in la generale- zona di Pescara. Esatto, Sì, però in generale il turismo, cioè, c'è molto turismo bello c'è verso... molto turismo. Magari non conoscono, cioè secondo me questo andare verso San Vito, verso Pescara, questa zona, è dovuto al fatto che Ryanair forse, no? Il fatto che Ryanair ha messo una tratta diretta Bruxelles-Pescara. E la tratta diretta è stata appunto istituita, ieri sera l'ho saputo perché l'evento dell'Expo è stato un modo per conoscere tanta gente. Ho saputo che è stata istituita dal diciamo direttore, come si chiama, della Camera di Commercio italo-belga di Charleroi, che ha pensato appunto di mettere questa linea Pescara-Charleroi per collegare l'Abruzzo direttamente. E sì, comunque i belgi tornano in Abruzzo e hanno anche soldi da spendere Esatto. in Abruzzo, perché stando qui diciamo hanno lavorato, hanno fatto tanti sacrifici, ma adesso hanno anche il portafoglio pieno e verrebbero a spenderli in Abruzzo, ma l'Abruzzo non è in grado di recepire questo loro messaggio. Quindi adesso mi sto occupando appunto di creare dei canali di sbocco verso le associazioni di abruzzesi e d'Abruzzo, e vedremo insomma di realizzare qualcosa di buono, qualcosa che loro proporranno e noi cercheremo di attuare. Ottimo. Quanto tempo starei qui? Starò qui fino a fine maggio, sperando che forse prolungano per altri mesi il progetto. La speranza di tanti che arrivano Sì. qua, iniziano questi progetti, ma le strade si aprono, perché quando una volta che uno entra nei canali, nel network, Esatto. ci vuole anche tanta fortuna. Bruxelles è la città del sì. networking. Te lo auguriamo. Networking di vita sociale. Avete raccontato voi del vostro lavoro, Gossip. del gossip, ma la sera dei ragazzi della vostra età che vengono dall'Abruzzo si trovano catapultati a Bruxelles, in quale attività vi siete Prego. Prego. La Camilla, quella vera? Sì. Quella autentica. Quella abruzzese. No, in realtà per la maggior parte del tempo ci riuniamo tra di noi e stiamo negli appartamenti. Qualche sera siamo andati a Place Luxembourg, abbiamo visitato insomma i locali e niente, però è intenso il programma, quindi non possiamo fare troppo le ore piccole. Il delirium anche. Ragazzi, sono i posti fissi, Delirium, Place Luxembourg, Celtica, la ve lo conoscete? No? il mezzo, non so se... Floris Bar. Floris Bar? Floris Bar. Qual è? Ci manca. Ci manca. Ci manca questo, Siete grazie della per... Ah, ma quello di fronte al Delirium. Ah, ok. Non mi ricordavo il nome, però sì, in effetti, ha ragione. Quindi avete fatto anche amicizia con gli altri ragazzi polacchi? Sì, molto, è stata molta Slovacchi. integrazione, perché poi è bello perché condividi molte cose. Noi per esempio abbiamo fatto assaggiare un po' di pasta, abbiamo visto tante... E abbiamo offerto il caffè. Perché veramente il caffè, poi sono abituati a prendere questi tazzoni giganti e ogni volta si chiamano ma perché? Storia lunga, Latte, storia lunga. acqua, ma bevetevi un po' di caffè e basta. Qualche prodotto tipico abruzzese gliel'avete fatto assaggiare? No, non abbiamo Purtroppo. avuto occasione purtroppo, anche perché loro in queste iniziative che diciamo di
mercoledì e giovedì purtroppo non ci sono stati come ci facevamo Però sempre. altrimenti avrebbero... fatto Sì, assaggiare sì. loro qualche prodotto tipico, sì. Borovicca. La Boroviccica della Slovacchia. molto un po' tosta. però. E vi siete già trovati in queste 2 settimane a spiegare l'utilità del bidet, per esempio? Ecco. Quello è Avete sempre... È stata tosta. Noi in appartamento abbiamo un bagno dove farti la doccia e poi a parte diciamo c'è Certo. il bagno della vergogna che sembra il Ottimo. confessionale del grande fratello che sei lì c'hai paura che appaia qualche schermo che ti faccia la domanda perché effettivamente è un po' È punitivo, cioè è un po' una punizione. sì Ma abbastanza anche per chi viene dopo di te, visto che è tutto chiuso, non ci sono finestre, quindi... Ma anche se tu, Emilia, fai parte del tuo programma, fa parte di Routine Action? No, o no? il mio programma fa parte del Leader Plus ed è organizzato dai GAL, che hanno fatto un progetto di riqualificazione per il territorio del Gran Sasso Velino, e io faccio parte di questo progetto come vincitrice di borsa di studio per fare uno studio specifico sul turismo sostenibile. Come ci hai raccontato prima, e quindi qualcosa di veramente concreto. E prima parlando nel fuori onda diciamo che tu hai una grossissima opportunità di agire concretamente sulla realtà da cui vieni, di fare veramente qualcosa. Sì, e la sto sfruttando tutta perché diciamo faccio faccia di bronzo, e siccome Bruxelles è una città di opportunità e incontri un sacco di personaggi, sto chiedendo informazioni anche a persone che magari non le darebbero normalmente per una semplice borsa di studio. Quindi mi sono presentata all'Istituto del Commercio Estero, alla Camera di Commercio Italo-Belga, all'ambasciata e al consolato, e insomma cerco di avere risposte dall'alto, anche se il progetto è piccolo, però a quanto pare sono interessati a darle queste notizie, di conseguenza è una bella opportunità. Quindi bisogna crederci, bisogna insistere. Sempre bisogna crederci, perché se si vuole si può. Poi gli aquilani sono testardi. E quindi sono testardi, ma lo possono fare tutti, l'importante è sapere quello che si vuole fare. insomma. Bene, allora ti auguriamo il meglio per il tuo progetto, ti ringraziamo anche Lorenza, Grazie. Camilla, Alessio, salutiamo chi ci sta ascoltando, in particolare Cristiana, grazie a lei sono qui. Ciao Cristiana. Ciao Cristiana. Ciao! ciao Ci tieni. Voi dovete fare qualche saluto, ragazzi, Sì. approfittatene, perché Posso? Un poi... saluto Paganica, la mia piccola città. volevo salutare i miei amici di Pescina e la mia ragazza Io la bellissima Lanciano. Perfetto. Ringraziamo Leo che ci ha Fatto un grande servizio fotografico. Sì. E devo dire che questi ragazzi sono veramente fortunati ad avere un mentore così entusiasta che ci crede veramente, crede nei giovani, nel futuro della regione Abruzzo e dei giovani in generale. Dell'Italia.